Signori, buongiorno. Ora iniziamo la preparazione della glassa. Mettiamo nel frullino le mandorle e le nocciole e metà dello zucchero e frulliamo tutto. Allora, le mandorle, abbiamo 25 grammi di mandorle, 25 grammi di nocciole, 100 grammi di zucchero, 6 grammi di farina di mais o maizena, 10 grammi di fecola di patate, 40 grammi di albumi. Iniziamo il procedimento. Mettiamo nel frullino le mandorle e le nocciole. Metà dello zucchero. E frulliamo il tutto. Ok, dopo aver frullato il nostro composto, aggiungiamo gli albumi e tutti gli altri ingredienti e frulliamo fino a quando tutto ben amalgamato. Dopo mettiamo in frigorifero. Ora monteremo gli albumi. Signori, buongiorno. Siamo arrivati al livello del pre-impasto. Come pre-impasto cosa facciamo? Andiamo a mettere il lievito nel latte tiepido a 30-35 gradi e aggiungiamo 40 grammi di farina e impastiamo a mano per un attimo con una spatola. Copriamo e facciamo lievitare per 20 minuti. Io ho già preparato il nostro pre-impasto in questa ciotola e possiamo già passare al secondo passaggio, che sarebbe il primo impasto per la nostra colomba. Cosa facciamo? Aggiungiamo il nostro preimpasto 130 grammi di acqua tiepida, e ce l'abbiamo qua. Mettiamo 130 grammi di acqua tiepida dentro nel nostro preimpasto, lo facciamo sciogliere un pochettino e poi ci aggiungiamo 100 grammi di farina, sempre Manitoba, impastando a mano per pochi minuti. Poi cosa facciamo? Lo copriamo e lo lasciamo lievitare di nuovo. In questo momento cosa facciamo? Andiamo a mescolare l'acqua con il nostro preimpasto. Lo sciogliamo un pochettino. Andiamo a scioglierlo piano piano dentro nella nostra acqua tiepida. Ricordatevi, un'acqua tiepida, stiamo parlando di un'acqua intorno ai 30 gradi, 30-35 gradi. Dopodiché cosa facciamo? Aggiungiamo i nostri 100 grammi di farina Manitoba. Lo impastiamo per qualche minuto, dopodiché lo rimettiamo a lievitare. Dentro nel forno, luce accesa, forno spento, luce accesa. All'interno del forno si creerà una specie di cella di lievitazione, manterrà intorno ai 27-28 gradi, che ci servirà per fare lievitare nuovamente il nostro impasto. Adesso lo meschiamo bene. Lo meschiamo bene e lo facciamo lievitare. Lo copriamo con la pellicola. Copriamo con la pellicola e lo rimettiamo nel forno. Tempo di lievitazione è da vedere a seconda del vostro forno, comunque indicativamente un 40 minuti. Poi se ci vuole di più lo lasciamo dentro. Per sapere quando è lievitato deve raddoppiare di grandezza il nostro impasto e dovete vedere come delle bolle all'interno dell'impasto. E lo rimettiamo dentro nel forno. Eccoci per l'inizio del secondo impasto. Per il secondo impasto mettiamo nella ciotola della planetaria con il gancio,
aggiungiamo 20 g di zucchero al primo impasto, quindi metteremo il primo impasto che abbiamo qui lievitato, lo mettiamo dentro, nella ciotola della planetaria, e ci aggiungiamo 20 g di zucchero, e piano piano la farina. Lo mettiamo sotto la macchina e lo facciamo girare con il gancio nella planetaria fino a quando non è ben incordato. Velocità minima. Quando è ben incordato questo, aggiungiamo altra farina. Nel frattempo pesiamo 20 g di burro. Deve essere a temperatura ambiente. Aggiungiamo l'altra farina. Lo facciamo ripartire di nuovo fino a quando non è ben incordato e poi piano piano aggiungiamo il burro. Ora mettiamo dentro i primi due dadini di burro, dopo metteremo gli ultimi. Fino a quando questo burro non sarà ben amalgamato al nostro impasto, lo faremo girare. Il nostro impasto, per essere ben incordato, deve rimanere attaccato al gancio della macchina. Possiamo farlo aumentare un pochino di velocità, a portare una velocità media. Ora abbiamo ben inglobato anche i due dadi di burro, lo facciamo con gli altri due pezzetti. Come potete vedere, il nostro impasto è molto ben attaccato al gancio. Adesso continuiamo ad amalgamare fino a quando tutto sarà ben unito al gancio. Come potete vedere, abbiamo l'impasto molto ben flessibile.
Come potete notare abbiamo un impasto molto ben incordato. Ora lo mettiamo in una ciotola e lo portiamo a lievitare fino a che non raddoppia. Come potete vedere il nostro impasto adesso lo mettiamo a lievitare fino a quando non raddoppiato, avrà riempito la nostra ciotola. Mettiamo della pellicola trasparente e lo mettiamo per 60 minuti a lievitare dentro nel forno. 60 minuti sono sempre indicativi, nel senso che se entro 60 minuti avrà raddoppiato lo possiamo levare. Se dopo i 60 minuti non sarà ancora raddoppiato lo dobbiamo lasciare dentro nel forno. Forno spento con lampadina accesa, temperatura interna del forno più o meno costante intorno ai 26-28 gradi. Eccoci, siamo arrivati al terzo impasto. Per il terzo impasto aggiungiamo 120 g di zucchero all'interno della nostra planetaria. Mettiamo il secondo impasto, quello lievitato. Come potete vedere abbiamo un impasto molto ben lievitato, tutto pieno di alveoli. Andiamo a mettere il nostro impasto ben lievitato all'interno della nostra ciotola, della planetaria. Molto bene. Molto bene. Pasto ben lievitato, poi ci aggiungiamo 210 g di farina, molto bene, mettiamo le uova uno alla volta dopo che l'abbiamo fatto partire da planetaria e gli aromi, ok? Molto bene, ora andiamo a mettere questo in planetaria per iniziare a impastare. Dopodiché, quando inizierà ad essere un impasto abbastanza omogeneo, iniziamo a mettere un uovo alla volta e gli aromi. Quando il nostro impasto è abbastanza a posto, iniziamo a mettere le uova uno alla volta. Il nostro uovo l'ha incorporato, ora lo spegniamo, mettiamo il secondo uovo. E anche gli aromi. Gli aromi sarebbe il miele e la scorza della nostra arancia che siamo andati ieri a preparare. E facciamo partire ancora. Ora mettiamo il burro a pezzetti. Il nostro impasto è abbastanza incordato, iniziamo a inserire il burro. Il burro un pezzetto alla volta. E fino a che non sia assorbito ogni pezzetto di burro uno alla volta.
Chiaramente il burro lo dobbiamo mettere a pomata, che sia bello morbido, vedete quando lo schiacciamo, proprio bello morbido. Spegniamo la macchina, mettiamo un altro pezzo di burro ancora. Facciamo ripartire, un altro pezzo di burro ancora. Facciamo partire. Adesso, quando siamo arrivati a questo punto, abbiamo messo tutto il burro. Quando tutto il burro è ben incorporato, aggiungeremo i nostri canditi che abbiamo fatto noi l'altra volta e ora passati al coltello. Tutti questi canditi sono canditi di arancio che abbiamo caramellato noi con la ricetta che abbiamo messo su in descrizione. Altrimenti, se non li volete fare i canditi di arancio, potete sempre andare al supermercato e comprarli. Li vendono dentro nei contenitori da 70 grammi, costeranno 2-3 euro, non so precisamente quale sia il costo. Io di solito me li faccio, compro gli agrumi dalla Sicilia e li preparo io a casa. Allora, tiriamo fuori il nostro impasto, lo mettiamo dentro nella nostra grilletta. Talmente impastato bene che la nostra spatola fa fatica a tirarlo fuori. Cambiamo spatola. Guardate com'è bello, guardate che roba, com'è bello incordato, Ricordatevi, fino a che non l'avete incordato bene, dovete farlo girare nella macchina. Ora l'abbiamo messo dentro nella nostra grilletta, lo copriamo con una pellicola e lo mettiamo in frigorifero per tutta la notte. Eccoci cari amici, adesso leviamo la nostra colomba dal forno, la prendiamo, la infilziamo con questi ferri e la giriamo sottosopra fino a farla raffreddare. La giriamo sottosopra e la facciamo raffreddare. Quando sarà raffreddata possiamo servirla. La mettiamo dentro in un contenitore di cellophane, in un sacchetto di cellophane sterilizzato con uno spray alcolico al 96%. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo a insacchettarla, la lasciamo 24 ore o 48 ore a riposo e poi possiamo mangiarla. La nostra colomba è pronta e possiamo servirla ai nostri commensali. Vi ringrazio cari amici, come sempre, se volete iscrivervi al canale cliccate sopra la mia immagine, altrimenti accendiamo la campanella così rimarrete aggiornati per le prossime ricette. Cari amici, ciao!